Eccoci pronti a entrare nel cuore di uno dei più grandi romanzi italiani, I Promessi Sposi, per seguire da vicino il percorso di Lucia Mondella. E attenzione, non parliamo di lei solo come della futura sposa di Renzo. Lucia è molto, molto di più. È il centro morale della storia, un personaggio la cui fede, apparentemente mite, viene messa alla prova in modi che sfidano l'immaginazione. Insieme ripercorreremo le scene chiave che ci mostrano chi è veramente e quale ruolo gioca in questo capolavoro. E partiamo subito, dritti al punto. Questa non è un'esclamazione qualsiasi, non è un semplice spavento. Questo è il momento preciso in cui il male, che fino a un attimo prima era solo un'ombra, acquista un volto e un nome: Don Rodrigo. In queste poche parole c'è tutto il terrore di chi capisce che un'intera vita sta per essere travolta. L'incubo ora è reale. Ma allora, chi è davvero Lucia? Manzoni ce la presenta con due caratteristiche fondamentali: una fede incrollabile e una purezza d'animo quasi disarmante. E badate bene, non confondiamo la purezza con la debolezza o la passività. Al contrario, la sua è una forza attiva, potremmo quasi dire una specie di superpotere, che vedremo avrà un effetto a catena pazzesco, persino sui personaggi più oscuri e potenti. E, come è ovvio, questa sua fede non resta tranquilla a lungo. Anzi, viene messa subito alla prova. Il primo atto della sua storia è uno shock totale. Il suo piccolo mondo ordinato, la sua vita semplice, i preparativi per il matrimonio con Renzo, tutto viene brutalmente frantumato dal capriccio di un uomo potente. E la cosa pazzesca, sapete qual è? Che tutto parte da una banalità, non una guerra, non un'antica faida, ma una scommessa tra Don Rodrigo e suo cugino. Pensiamoci un attimo. La vita, l'amore, il futuro di due persone vengono messi in palio per un gioco, per una bravata tra nobili. È la prepotenza del potere allo stato puro contro l'innocenza. Di fronte a questa situazione, come reagisce Lucia? La sua natura emerge immediatamente. Non è una testa calda. Il suo primo istinto è proteggere gli altri, sua madre e soprattutto Renzo, per evitare che la rabbia gli faccia fare qualche sciocchezza. Si affida non alla forza, ma alla guida spirituale di padre Cristoforo. Spera fino all'ultimo che il matrimonio possa risolvere tutto. E solo quando la violenza bussa alla porta, solo allora accetta la scelta più difficile: scappare. E così inizia il secondo capitolo della sua Odissea. Ma la fuga, purtroppo, non è la fine dei problemi. È solo l'inizio di pericoli ancora più grandi. Lasciare il suo paese significa entrare in un mondo sconosciuto, un mondo dove le minacce si nascondono dietro volti che sembrano amici. La destinazione sembra sicura, un convento a Monza, e qui viene messa sotto la protezione di una figura di spicco, Gertrude, passata alla storia come la signora di Monza. È una donna potente, di famiglia nobilissima, ma c'è un ma. È anche una figura profondamente tormentata, e quel porto sicuro, in realtà, è tutt'altro che sicuro. E infatti le nostre paure si avverano, quello che doveva essere un rifugio si rivela una trappola. Gertrude, prigioniera dei suoi stessi segreti, della sua relazione proibita con un certo Egidio, viene messa alle strette. E cosa fa? Tradisce. Con una scusa attira Lucia fuori dal convento e la consegna dritta dritta nelle mani dei suoi rapitori. Ed eccoci al momento del rapimento. La scena è brutale, violenta, l'urlo di Lucia, la mano che la zittisce, la forza che la scaraventa in una carrozza. È fatta. Il tradimento si è compiuto e per Lucia comincia la vera e propria discesa agli inferi. Adesso entriamo nel capitolo più cupo di tutta la storia. Lucia si ritrova prigioniera nel castello dell'Innominato. Parliamo di un signore della guerra talmente potente, talmente al di sopra di ogni legge, che non ha nemmeno bisogno di un nome. È l'Innominato, il male assoluto del romanzo. Durante il viaggio verso quel castello, la disperazione di Lucia è totale. Ma sentite come si rivolge alla vecchia che le fa da guardia. Non la minaccia, non urla insulti, no. Fa appello a quello che hanno in comune: essere donne e la fede nella Vergine Maria. Sta cercando una scintilla di umanità, persino nel cuore delle tenebre. Questo è il metodo di Lucia. E arriviamo a quella notte. La notte passata nel castello dell'Innominato è un punto di svolta, non solo per Lucia, ma per l'intero romanzo. È una notte di terrore puro, in cui la sua fede viene messa alla prova fino al limite estremo. Ed è proprio in questo buio che lei prende una decisione che cambierà tutto. Ed è qui che assistiamo al climax della sua prigionia.
Da un atto di fede disperato scaturisce un cambiamento così profondo e inaspettato da sembrare un vero e proprio miracolo. Nel culmine dell'angoscia, quando si sente completamente sola e abbandonata, Lucia fa l'unica cosa che le resta da fare. Si aggrappa al cielo. Fa un voto solenne alla Madonna. Se mi salvi, io rinuncerò per sempre a Renzo. È un sacrificio estremo che, una volta libera, diventerà il suo nuovo, dolorosissimo problema. E qui succede l'incredibile, il miracolo. La fede di Lucia, la sua purezza, durante quella notte, innescano qualcosa nell'innominato. Quest'uomo, che non ha mai avuto paura di niente e di nessuno, viene travolto da una crisi di coscienza devastante e dal rapitore spietato si trasforma nel suo salvatore. Cerca il perdono e si occupa personalmente di liberarla. La bontà di Lucia ha letteralmente piegato il male. Lucia è libera, ma la storia non è finita. Ci spostiamo in un altro inferno in terra, il lazzaretto di Milano durante la Grande Peste. È qui, in questo luogo di morte e disperazione, che si giocherà l'ultimo atto del viaggio di Lucia. Tutti i nodi, finalmente, verranno al pettine. Dopo essere stati separati da fughe, rivolte e dalla peste stessa, Renzo, che non si è mai arreso, riesce finalmente a trovarla. Lucia è lì, nel lazzaretto, ancora debole ma viva, è sopravvissuta alla malattia. Immaginiamo l'emozione di quel momento, un barlume di speranza in mezzo all'Apocalisse. Sembra tutto perfetto, ma c'è un ultimo gigantesco ostacolo, il voto. Vi ricordate? Lucia ha promesso di non sposare più Renzo. La risoluzione avviene in pochi, decisivi passaggi. Renzo lo scopre ed è disperato. Ma chi interviene a risolvere la situazione? Ancora una volta padre Cristoforo. Con la sua autorità le spiega che un voto fatto per paura non può annullare la promessa d'amore fatta a Dio col matrimonio, e così la scioglie da quel legame. E così siamo alla fine del viaggio. Tutti gli ostacoli sono stati superati. Ma allora qual è il famoso sugo della storia, per dirla con Manzoni? Cosa ci lascia in eredità il percorso di questa ragazza, da umile filatrice a simbolo di una fede che resiste a tutto? Il punto chiave è proprio questo. La forza di Lucia non è passiva, non è una che semplicemente subisce gli eventi. Al contrario, la sua fede e la sua bontà sono delle forze attive, sono un motore di cambiamento. Pensiamoci, è la sua presenza a innescare la conversione dell'innominato, l'evento che di fatto risolve il conflitto principale del romanzo. La sua bontà non si limita a sopportare il male, lo trasforma. E chiediamo proprio con le sue parole una riflessione tanto semplice quanto profonda. Questa frase ci lascia con una domanda aperta su cui riflettere. Tutta questa sofferenza è arrivata nonostante la sua fede o a causa della sua fede, per metterla alla prova? O forse, nella visione di Manzoni, la fede non è un modo per evitare i guai, ma lo strumento per superarli?